Fatto questa esemplificazione su che cos'è un flusso di lavoro e come può essere rappresentato, veniamo adesso al problema dei criteri. Va bene, questo è un altro esempio, si tratta di un'installazione di un impianto elettrico civile. I 5 criteri vengono riportati in questa colonna e viene detto ai ragazzi durante la fase di lavorazione, alla fine della fase di lavorazione, di che cosa stiamo parlando e in rapporto a ciascun criterio di avere sempre un occhio, un'attenzione, di controllare sempre che in questo caso diciamo i criteri sono 5, controllare la consistenza all'unifinale, connettere il connettere il conduttore al modulo e così via. E diciamo questi 5 criteri poi vengono riproposti in termini più sintetici. In questa prima colonna si parla di corrispondenza all'unifinale oppure corrispondenza con i conduttori, eccetera, eccetera. Quindi dando questo riferimento, i ragazzi hanno la possibilità di interiorizzare i criteri, ma nello stesso tempo gli schemi base di una competenza, e quindi imparano che se loro devono sviluppare adeguatamente la capacità di installazione di un impianto elettrico civile, devono mettere a punto queste 5 sottocompetenze, queste abilità che corrispondono a questi 5 criteri. Questi criteri sono stati estratti intervistando un operatore elettrico esperto. A un certo punto, insomma, gli abbiamo detto: ma secondo te, per andare a valutare in un modo adeguato la competenza di installazione di un impianto elettrico civile, a che cosa noi dobbiamo fare riferimento? In uno dei podcast che abbiamo realizzato, adesso Francesco non mi ricordo se è proprio quello della triangolazione o quello dei criteri o quello del feedback, uno dei tre ne abbiamo parlato trasversalmente. Un nostro ospite, il direttore Alessandro Chiorri, a un certo punto fa un passaggio in cui dice: io per dare un feedback e quindi fare una valutazione formativa devo avere chiaro a che cosa guardare, ok? E noi ci siamo posti un altro problema: ma a cosa devono guardare i ragazzi per sviluppare competenza e autonomia nella competenza? Uno, diciamo, degli effetti della partecipazione più importanti, ma questo in generale nella vita, in generale nei percorsi di apprendimento scolastico, in particolare nell'istruzione della formazione professionale, e ancora più importante nel duale, è sviluppare autonomia e responsabilità. Si sviluppa autonomia e responsabilità in questo genere di cose quando uno comincia ad elaborare rappresentazioni chiare di come deve gestire i flussi di lavoro, come deve far interagire le diverse competenze all'interno dei flussi di lavoro e così via. Quindi facciamo un esempio all'interno del modulo su stampa, un esempio su operatore elettrico. Qui aggiungiamo una metrica, una scala di valutazione. In questo caso questo strumento, che è una check rubric, quindi un po' una checklist, un po' una rubrica, può essere utilizzato sia dal tutor che dagli studenti, quindi dagli allievi. Quindi il tutor può andare a valutare la qualità dell'impianto elettrico realizzato alla fine di tutto il lavoro, ma anche i ragazzi possono autovalutarsi utilizzando questa scala: non fatto, fatto ma non accettabile, troppe imprecisioni, appena sufficiente con tante imprecisioni, pochissime imprecisioni, e a regola d'arte, quindi il livello massimo di 5. Qui c'è un altro esempio invece tratto dal processo meccanico, dalla meccatronica. Le due competenze che stiamo andando a valutare sono misurare e controllare le dimensioni dei pezzi meccanici, e questa, diciamo, quest'area di competenza viene valutata attraverso questa impostazione qui. E poi la seconda competenza è controllare le caratteristiche tecniche dei pezzi meccanici, e il tutor va a valutare la competenza attraverso, diciamo, questo sistema di attribuzione dei punteggi. Poi questa azienda è andata ben oltre, perché nella famosa triangolazione, concordando il sistema di valutazione con l'istituto, addirittura, diciamo, hanno proprio dei meccanismi di calcolo automatico, e poi si arriva alla valutazione generale che viene espressa qui attraverso un giudizio complessivo.